Bene viaggiatori, qua siamo su una nave verso la spiaggia di Palos e anche l'isoletta di Gramusa. Qua dal porto di Ismos iniziamo la nostra avventura per i mari di Creta. Come probabilmente avrete già sentito, raggiungere la famosa spiaggia di Palos non è semplicissimo e visto che volevamo evitare di rovinarci la vacanza pagando eventuali danni all'auto appunto noleggiata, abbiamo deciso di investire i soldi su questa splendida gita in barca. Al costo di 400 euro, da suddividere appunto tra i partecipanti, si potrà godere di un tour privato che comprende anche cibo e bevande. Vedere l'isola dal mare è davvero tutta un'altra cosa. Siamo appena approdati nel primo paradiso, l'isola di Gramusa, un'isola quasi desolata, ci sono soltanto appunto le barche, dove nella collina troveremo il castello veneziano, comunque una fortezza veneziana, e dove vi è un mare fantastico, guardate qui alle mie spalle, ma c'è ancora una piccola chicca, ma la vedremo andando a mollo. Essendo venuti con un tour privato, abbiamo potuto avere la fortuna di goderci l'isola in quasi totale solitudine. Si ha l'impressione di essere quasi un paradiso terrestre. Il colore del mare è davvero ipnotico e la pulizia della spiaggia e dell'acqua è davvero entusiasmante. Ma penso che le immagini parlano da sole. Poco distanti dalla prima baia si conserva incagliata nella baia il relitto della Didymos P, una nave cargo che trasportava cemento nel 1967 e che adesso fa parte integrante della costa di Gramusa. Guardate qui che paradiso terrestre, acqua fantastica, sabbia di ciottoli e pietrine, un relitto come abbiamo appena visto, non troppo antico ma fa la sua scena, e per giunto un castello che però non andremo a vedere perché dalla spiaggia ci vogliono circa 50 minuti di arrampicata e tra un'arrampicata e una bella nuotata mi sa che vince la bella nuotata. Tuttavia tutte le cose belle sono destinate a finire, infatti ricordate il concetto di locus amenus pochi minuti fa? Ecco, abbiamo avuto fortuna di goderci questa spiaggia almeno per un'oretta in completa solitudine, ma adesso diciamo che guardate che barche enormi stanno per attraccare. Abbandoniamo l'isola che è stata presa d'assalto per andare a pranzare con le delizie preparate dal nostro adorato capitano Georgios. Bene ragazzi, adesso è il momento del pranzo fantastico. Il nostro capitano Georgios ci ha cucinato con la sua compagna. Guardate qua che meraviglia. Anche lì vedi pesce fritto e l'insalata cretese che con la penna freschissima, qualcosa di però eccezionale. Ma guest star è la nostra piccola Mini. Ciao Mini! Chiama! Finito il pranzo, ci dirigiamo verso la nostra prossima tappa, la tappa agognata a Palos. Continua il nostro giro in barca. Siamo arrivati in una delle spiagge più famose di tutta la Grecia, o quantomeno di tutta Creta, Palos. Una spiaggia davvero famosa ma presa d'assalto. La spiaggia è davvero bella, ma appunto diciamo perde un pochettino del suo fascino per via delle barche o comunque della flotta di persone che la prendono d'assalto. Ma andiamo a vedere nel dettaglio. La fama della spiaggia è davvero più che meritata. Potremmo quasi definirle le Hawaii della Grecia. Un'enorme magia dall'acqua cristallina, dove l'acqua ti arriva al ginocchio da una parte e dall'altra vi è una sabbia a tratti rosa e dal mare azzurro. La vista dall'alto è davvero mozzafiato, ma per fare questa ripresa mi sono davvero ammazzato, poiché scalare una collina di sabbia sotto il sole è tipo una punizione divina, e quindi non invidio di certo coloro che sono venuti a piedi. Che dire, miei cari amici, io ho adorato fare questa esperienza con il capitano Georgios e credetemi, nessuno mi ha pagato per dire queste cose, ma semplicemente ho il piacere di condividere con voi questa esperienza e soprattutto onorare il duro lavoro di gente semplice e onesta, ma soprattutto gente di cuore. Ciao a tutte stelline viaggiatrici e soprattutto ciao capitano Georgios, grazie per il bel viaggio.